3 chilometri dagli spritz di Venezia c'è un'isola dove per secoli abbiamo nascosto tutto: epidemie, soldati feriti, malati, anziani e fallimenti politici. Non è una leggenda, è storia, ed è così contaminata di morte che sul muro c'è scritto di non scavare nemmeno la terra. È un'isola dove ufficialmente non vive nessuno. Per secoli è stato il posto in cui la città ha nascosto tutto ciò che non voleva più guardare in faccia. Quest'isola si chiama Poveglia. Col tempo poi su Poveglia è cresciuta una sorta di narrazione parallela, ovvero quella dell'isola più infestata al mondo. Alcuni documentaristi e creator sono arrivati fin qui per cercare prove del paranormale, facendo tra l'altro milioni di visualizzazioni, ma spesso con strumenti improvvisati e interpretazioni che si possono smontare facilmente. Si tratta di procedimenti enfatici che servono a incollare proprio tecnicamente il pubblico al video, ma il fatto è che questa fama non nasce da documenti storici, nasce da come funziona internet. Guarda tutto il video perché tra poco ti faccio vedere il meccanismo punto per punto, come funziona questo tipo di narrazione. Per secoli Poveglia è stata la zona grigia della laguna, rifugio, avamposto militare, lazzaretto, struttura sanitaria, rudere abbandonato. Esiste perfino una frase incisa sulla pietra nel 1793 che ce lo dice chiaramente, ma ci arriviamo tra poco. Prima di tutto questo, però, Poveglia è un villaggio vivo, chiamato Popilia o Poveggia. Nasce come un rifugio per chi scappa dalle devastazioni nell'entroterra veneto nel Medioevo. Qui si pesca, si commercia, si lavora il sale e gli abitanti ottengono privilegi incredibili per l'epoca. Niente tasse, niente servizio militare, niente remi sulle galee della Serenissima. Questa piccola repubblica privilegiata però non dura, perché a un certo punto Venezia decide che Poveglia può servire a qualcosa di molto più oscuro, e lo decide dopo una guerra quasi dimenticata, ovvero la guerra di Chioggia. Durante quella guerra l'isola viene evacuata. Gli abitanti vengono trasferiti, Poveglia si trasforma in una piattaforma militare. Viene occupata, devastata, viene usata come bastione, come deposito, come avamposto armato. Per sopravvivere smette di essere paese e diventa uno strumento. Poi accade però un'altra trasformazione. Da avamposto militare Poveglia diventa una sorta di filtro sanitario, è la porta d'ingresso per chi può portare la peste. Ed è qui che nasce uno dei miti più estremi. Metà del suolo si pensa che sia fatta di ceneri umane. Non è vero alla lettera, chiaramente, ma non è neanche totalmente un'invenzione. Per capire perché dobbiamo leggere quella frase scolpita nel marmo nel 1793. Nel Settecento Poveglia passa formalmente al magistrato alla sanità, diventa stazione di quarantena per navi, per merci, equipaggi sospetti, questo quando i lazzaretti normali non bastano più. Nel 1793 e nel 1798 accoglie equipaggi colpiti dalla peste. Sono le ultime grandi ondate della malattia a Venezia. E su una targa in pietra si legge Nefo dias vita functi contagio requiescunt. In latino significa più o meno non scavare, qui riposano i morti per contagio. Questa frase è vera, documentata, è un avvertimento lasciato a chi sarebbe arrivato dopo, a noi. Le leggende che vogliono il 50% del terreno fatto di cenere umana nascono quindi da qui, da anni e anni di sepolture di malati di peste in fosse comuni. Ma non è solo il numero dei morti a rendere Poveglia unica. A
A un certo punto l'isola diventa il posto dove si manda chi deve sparire 2 volte dalla società e dalla memoria. Per tutto l'Ottocento e buona parte del Novecento, Poveglia ospita strutture sanitarie e reparti per anziani e malati. Nel 1922 viene costruito un nuovo complesso, ufficialmente si tratta di una casa di riposo per anziani convalescenti, questo ufficialmente, perché nei racconti di ex dipendenti e nei resoconti poi successivi quell'edificio viene chiamato in un altro modo, il manicomio di Poveglia. Qui però bisogna stare attenti a separare ciò che è comprovato da ciò che è leggenda. Per capirlo dividiamo la storia in 3 livelli: fatti, testimonianze e miti. I fatti documentati sono questi: Poveglia ospita strutture sanitarie e reparti per anziani e malati, almeno fino al secondo dopoguerra. Nel 1968 queste attività vengono chiuse e l'isola passa completamente al demanio. Restano il campanile dell'antica chiesa, trasformato in faro, e vari edifici ospedalieri ormai pericolanti. Poi ci sono le testimonianze e le ipotesi più plausibili. Alcuni racconti parlano di reparti psichiatrici all'interno del complesso geriatrico, cosa compatibile con la storia del trattamento della malattia mentale in Italia nel Novecento, tristemente. Foto e resoconti invece descrivono stanze spoglie, letti arrugginiti, corridoi chiusi da inferriate e scale crollate. Un immaginario che si presta naturalmente a una sorta di narrazione horror, per così dire. E infine poi ci sono le leggende. La più famosa è quella del medico crudele che avrebbe praticato lobotomie rudimentali sui pazienti. Secondo il racconto, impazzito per i sensi di colpa e per le presunte presenze sull'isola, si sarebbe poi gettato dal campanile morendo in modo misterioso. Poi c'è perfino chi parla di una nebbia uscita dal terreno per soffocarlo dopo la caduta. Queste storie però non sono dimostrate assolutamente da documenti ufficiali. Ora torniamo per un attimo ai video sensazionalistici. Alcuni creator si sono spinti, come ti dicevo, fino a Poveglia, ci hanno dormito, hanno filmato e hanno definito quest'isola la più infestata al mondo. Il meccanismo è sempre lo stesso ed è sempre incredibilmente efficace in termini di engagement. Si parte da un luogo già carico di storia reale, quindi come questo: quarantene, peste, abbandono, edifici che cadono a pezzi, tutte cose vere e già di per sé inquietanti. Poi cosa si fa? Lo si filma con un linguaggio preciso: luci basse, camera che indugia sui corridoi vuoti, silenzi, zoom lenti, suoni amplificati. In pratica è lo stesso modo in cui si filma una scena del crimine in un thriller. A questo punto entra l'ingrediente decisivo, ovvero l'ambiguità. Un fruscio, un colpo lontano, un'ombra che potrebbe essere qualsiasi cosa e spesso anche strumenti da indagine che nella vita reale però non dimostrano niente. Sensori, spirit box e perfino, come ho visto in un video, una normalissima radiolina AM/FM di quelle che si usavano per ascoltare le partite. Ora, in una radio, se sei in Italia, ovviamente capta le frequenze italiane e quindi la lingua italiana è la cosa più banale del mondo, ma se prendi quel segnale, lo fai ascoltare in una stanza buia, lo tagli, lo isoli e poi estrai una singola parola, quella parola diventa immediatamente un indizio, ad esempio la parola esplosione.
È qui che scatta il trucco narrativo, la selezione. Non ti mostrano tutto ciò che la radio ha trasmesso per 10 minuti, ti mostrano quei 3 secondi. E dentro quei 3 secondi ti dicono: hai sentito? Ha detto questo. Poi magari lo fanno tradurre, magari scelgono la traduzione più suggestiva e soprattutto lo collegano alla leggenda del posto. Così una parola qualsiasi che potrebbe appartenere ad un documentario, ad una canzone, ad una pubblicità, diventa un messaggio inquietante. E infine poi arriva l'ultimo passaggio, ovvero il più potente, il montaggio che chiude il cerchio. Come funziona la cosa? Si prende quel frammento ambiguo e lo si mette subito dopo una frase tipo: qui sono morte migliaia di persone, oppure qui c'era un manicomio. In questo modo il tuo cervello fa automaticamente l'associazione: se il luogo è tragico, allora anche il suono deve essere tragico. Se la parola sembra minacciosa, allora deve essere una prova, ma magari quella trasmissione che stava captando in quel momento la radiolina stava parlando di qualcosa di normalissimo. Ecco perché questi video funzionano così bene. Non ti stanno vendendo un fantasma, ti stanno vendendo una sensazione di prove. Il punto non è ridicolizzare chi li guarda, attenzione, è capire che quando togli il contesto e lasci solo i frammenti selezionati, qualunque coincidenza, facci caso, può sembrare un segnale. Ed è proprio per questo che adesso separiamo una volta per tutte ciò che è documentato su Poveglia da ciò che è diventato nei secoli folklore virale. Fanno parte del folklore contemporaneo di Poveglia, alimentato in tempi moderni anche da blog, da programmi televisivi, ghost hunters, no? Da cercatori di fantasmi, ma non c'è nulla che attesti realmente la veridicità di queste leggende. La domanda quindi non è solo sono vere o false, ma perché proprio qui queste leggende attecchiscono così bene? Per rispondere dobbiamo guardare a cosa è successo dopo la chiusura del complesso. Dopo il 1968 Poveglia viene assegnata al demanio. Per un periodo i terreni vengono dati in uso a un privato per attività agricole, mentre gli edifici cadono a pezzi. Dagli anni 90 in poi invece si susseguono vari progetti: ostello, struttura turistica, vendita a privati, e nessuno di questi però va davvero in porto. In pratica l'isola rimane chiusa, ufficialmente non accessibile al pubblico. Nel 2014 poi nasce un'associazione, Poveglia per Tutti, che prova a partecipare al bando per ottenere l'isola in concessione e impedire una valorizzazione solo privata. E da qui parte una battaglia lunga anni, fatta di raccolte fondi, ricorsi e campagne pubbliche. Negli ultimi anni i discorsi su Poveglia cambiano tono, da isola maledetta a potenziale bene comune. Si parla di aperture controllate, di gestione condivisa, di progetti che tengano insieme la memoria storica, l'ambiente e l'uso pubblico. Ma qui nasce un paradosso, perché mentre i media internazionali la raccontano come l'isola più infestata del mondo, a livello concreto Poveglia è un caso di conflitto tra speculazione, abbandono e beni comuni. Alla fine è più spaventoso il fantasma della peste o quello della burocrazia? Poveglia non nasconde un mostro nel senso classico, nasconde una funzione. È stata un rifugio per profughi, un avamposto militare, un lazzaretto per la peste, un luogo di isolamento per malati e anziani, un rudere invenduto, un terreno conteso da interessi diversi. Ogni volta che Venezia ha avuto qualcosa di scomodo, come un esercito, una malattia, la follia, il peso delle sue scelte politiche, ha spostato il problema di qualche chilometro più in là, in mezzo alla laguna. Se esiste un fantasma di Poveglia è questo: l'idea che i problemi collettivi si possano semplicemente isolare, mettere in quarantena invece che affrontarli, e questo vale un po' per tutti i problemi della vita. E Poveglia non è un caso unico, tra l'altro, perché in tutta Italia esistono isole, ex manicomi, lazzaretti e borghi fantasma che hanno svolto la stessa funzione, una sorta di discariche simboliche delle nostre paure.
Se vuoi che apriamo un altro di questi fascicoli, scrivilo nei commenti. Nel frattempo forse potrebbe interessarti quello che sta accadendo in Sudan, dove stanno massacrando una popolazione intera e lo stanno filmando, mettendolo sui social. Ti lascio qui la mia ultima inchiesta. Intanto ti ringrazio per aver visto questo documentario e ti aspetto per un prossimo enigma.